Missione barca a vela, comprata, restaurata e vissuta. Vi ho convinto a comprare la barca a vela, ma attenzione però, dovete fare molta attenzione e seguire tutto quello che vi dirò oggi in questo video, altrimenti, veramente, non scherzo, è un bagno di sangue. Vogliamo partire? Allora ragazzi, disponete di basso budget e avete intenzione di comprare una barca a vela. Innanzitutto, primo passo, decidete che diportisti volete essere. Barca a vela, barca a motore, ma avete già deciso se siete su questo canale e sceglierete la vela. Basso budget, chi mi segue solitamente ha basso budget. Cosa vuol dire budget limitato? Noi sappiamo che una barca a vela di 9, 10, 11 metri, 12 metri al giorno d'oggi nuova costa abbondantemente sopra i 100.000 euro. Infatti, a fronte di questo vengo molto criticato da alcune persone, molto radicate nel mondo della vela, perché sostengono che io non debba incentivare, promuovere questa passione a persone che non possono permettersela. Ma non è così, loro sbagliano e muovono delle critiche perché criticare è molto più facile di creare. Se volete creare dei contenuti, fatelo e muovete le critiche che volete attraverso i vostri contenuti. La barca a vela è per tutti, può essere per tutti. Quindi quali sono le modalità per affrontare tutto questo? Ovviamente a fronte di questi costi elevatissimi, posto barca, che per voi è un grande problema, acquisto della barca, che per voi è un altro grande problema, gestione della barca, ulteriore problema. A fronte di questo seguirete i miei passi, la mia guida, che mi sta portando anche a realizzare una simpatica guida in un grande giro d'Italia, dove visiteremo dei marini accessibili, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista strutturale e ambientale. Insomma, dovranno essere belli e vivibili. Quindi è un regalo che faccio agli iscritti del canale. Chi si è iscritto a questo canale potrà disporre di questa mia guida per iniziare questo mondo in maniera serena. Non dobbiamo gravare sulla nostra economia familiare. Quindi budget limitato vuol dire essere sotto quella soglia dell'acquisto, sotto i 100.000, ma anche sotto i 50.000, ma anche sotto i 35, anche sotto i 30.000. Ed è lì che la questione si fa difficile. Prima cosa vi serve? Acquistare una barca. Decidere che barca volete, decidere che uso farete della barca, se crociere in famiglia, se regate, se di porto, se regate costiere, se volete visitare tutto il Mediterraneo, se volete arrivare in Grecia, se volete arrivare in Sardegna, se volete arrivare allo Stretto di Gibilterra per prendere l'Atlantico. Allora, una barca a basso budget per attraversare l'Atlantico? Ragazzi, c'è chi ha fatto l'Atlantico su una barca a remi, dipende dalla vostra preparazione. Ovviamente dovrete prepararvi, dovrete percorrere una strada che vi porti ad essere preparati per affrontare anche una piccola navigazione costiera, perché non pensiate che il vero ostacolo è l'oceano. La più grande mole di incidenti succede a ridosso delle coste. E vi dico, quantomeno da esperto per la sicurezza in mare, in qualità di assistente bagnanti, che chi cade spesso nell'errore è proprio chi si sente sicuro, chi ha molta esperienza. Gli incidenti avvengono vicini alla costa, ma non voglio uscire dal seminato. La sicurezza in mare è sicuramente la prima cosa da considerare. Allora, nel mio canale trattiamo barche a vela classiche degli anni 70, 80, massimo 90, perché possiamo trovare ottime occasioni a prezzi ancora accessibili. Ma Giorgio, io dispongo ancora meno di quei 35-40 mila euro che servono a comprare un Gran Soleil degli anni 80. Se siete fortunati. Ok, iniziamo da questa condizione, proprio per te, che non hai nemmeno quel budget, come la gran parte di noi. Il sogno lo puoi vivere lo stesso. Acquistiamo la barca, il vero problema è trovare una barca, una vera occasione. Sarà questo il vero problema? Lo vedremo dopo. Innanzitutto andate a vedere questo mio video dove spiego nel dettaglio dove trovare delle grandi occasioni. E poi ve lo voglio riassumere in una parola. Andate a trovare una barca nei marina, armatevi di pazienza, di un mezzo che vi porti in giro e girate per i marina, ma non i marina più esclusivi, i marina decentrati, come possono essere quelli alle foci dei fiumi, Arno, Tagliamento, Piave, Adige. Non solo durante il Covid, ma negli ultimi anni la crisi ha portato molte persone ad essere insolventi nei confronti di questi marina. La barca è stata requisita dal marina ed è un grandissimo problema per il marina. Non riesce neanche a regalare una barca, perché è difficile smaltire una barca, è quasi impossibile occuparsi di quelle spese e di conseguenza cosa fanno? Delegano delle persone
allo smaltimento e alla vendita di queste barche. Girate in marina, vi presentate alla ricezione del marina, all'ufficio per intenderci, e fate la fatidica domanda: ci sono barche abbandonate in questo marina? Sì, in questo marina ci sono barche abbandonate, devi parlare col signor tal dei tali, ti fissiamo un incontro. Andate a parlare con questo signore, mediate, andate con i soldi in tasca e cosa succede? Ci sono barche del valore di 35, 45, 55, a volte 70.000 euro che questa persona è disposta per smaltire a dare al solo costo di quello che era il residuo da pagare da parte dell'armatore. Quindi una barca di 35, l'armatore doveva 15.000 euro, con 15.000 euro ve la portate via. Lì cadranno tutti in piedi. L'armatore, che si sarà levato un problema, il proprietario del marina, che si sarà liberato un posto, il mediatore, che avrà del ricavo, e soprattutto voi. Ma attenzione, questa occasione la troverete ovunque e sempre. State acquistando però a metà del suo prezzo una barca che è stata 5 anni in acqua. Quindi il valore commerciale di quella barca è 35.000 euro. Non sono fedeli, perché questa barca è stata in acqua per gli ultimi 5, 7, 9 anni ed è completamente usurata, da refittare. È stata sciacallata, perché in marina, ve lo dico, ci sono i sciacalli. È stata alleggerita quindi di tutta la strumentazione, sono le prime cose che portano via, la stazione vento, gli strumenti, gli ottoni, parti del motore, cablaggi elettrici, portano via tutto. Quindi il refit sarà costoso. Quindi se risparmiate il 50%, poi magari non vi converrà. Ed è lì che il mio ruolo oggi è fondamentale per farvi capire. 2 cose solo dovete appurare che siano veramente in ordine. Una è che l'elica, l'asse dell'elica, il motore giri, perché se non gira è bloccato vuol dire che ci sono state infiltrazioni nelle condotte del motore e quel motore probabilmente sarà da rettificare. E una rettifica, ragazzi, marina a prezzi improponibili. Quindi che il motore giri, che il motore vada in moto è una cosa fondamentale. Ah, ma io la prendo questa barca, un Comet 11, è fantastico, ci metto un fuoribordo da 25 cavalli e mi muovo. Ma siete pazzi? Bracket e fuoribordo su una barca del genere è impossibile. Vi spiego, un motore diesel, anche degli anni 70, 12 cavalli, entrobordo, il motore di un trattore per intenderci, 12 cavalli e mezzo, ha un certo tipo di efficienza, ha dei consumi davvero ridotti e una durabilità infinita. Un 25 cavalli, magari 2 tempi, o un 18 cavalli, magari 2 tempi, consuma 5 volte tanto. Vi assicuro che non vi permette di fare lunghe navigazioni in quanto ha un impianto di raffreddamento molto semplice, una girante che pesca, raffredda il motore, mentre l'impianto entrobordo ha un altro tipo di resa. Per una barca a vela di 9, 10, 11 metri, l'entrobordo è vitale. Non metterete un fuoribordo. C'è chi lo fa, ma per uscire dal marina, buttare l'ancora, fare il bagno e tornare indietro. Non credo che sia questo che volete fare, no? Quindi la prima cosa importantissima è il motore, deve funzionare, deve girare. E la seconda importantissima cosa sono le condizioni dello scafo. Se è in vetro resina, non deve esistere osmosi. L'osmosi porta alla delaminazione della barca e la barca la buttate via. Per recuperarla sono costi impensabili. Sono 2 cose fondamentali: legni, sartiame, zinchi, acciai, impianto elettrico. Lo rifarete. Perché lo rifarete? L'impianto elettrico è stato sciacallato. Gli strumenti sono stati sciacallati. Armatevi di passione e iniziate questo restauro. Andiamo a vedere come vivo io la giornata che vado ad acquistare una di queste barche a vela. Sto andando a comprare una barca. È una barca veramente speciale, guardate. E andiamo verso il mare. Quindi la cosa bella è appunto che andiamo a valutare l'acquisto di una barca e da lì nascerà una nuova avventura. Mi trovo dentro questo dove si sta in piedi, vedete? Ed è bello, insomma, una barca vera dove ci si sta in piedi. Quindi sono venuto per acquistare questa barca che è piuttosto da ristrutturare. Guardate che pannello antico. Queste sono le finestre. Sangiovese è una barca particolare, molto ampia. Qua c'è una cabina di poppa, qua un'altra, 1, 2, 4 posti letto e dentro si entra dentro la cabina di prua
Qua c'è il bagno. Qua c'è la cucina con il lavello, lì c'è un letto intero. Qua c'è un altro letto. Questa è la cucina dove qua ci va il frigo, là c'è il pedale per il lavandino. Mi piace, c'è un gran lavoro da fare, però non è male. È il bagno. Motore, quadro. Eccola qui. Questa è la T1. Marco. Dunque, avete visto le condizioni? Quella barca a vela, quando è stata lasciata dall'ex proprietario, non era messa così. Quindi la posso pagare anche 4.500, 5.000 euro, ragazzi. Ma devo prepararmi a ore di lavoro e armarmi di pazienza. Seconda importantissima condizione, preclude la prima. Non firmate il contratto se prima non avete dove mettere la barca. E non firmate il contratto se prima non avete una finestra di tempo da parte del marina per mettere a posto la barca in condizioni da poter navigare alla vostra futura meta. Perché? Ah, ma la porto via col camion. Cosa? Portate via col camion una barca a vela di 10 metri, di 9 metri, larga 3,20 metri? È un trasporto eccezionale. Vi costerà più che la barca stessa, ma molto di più che la barca stessa, anche se non è un trasporto eccezionale. Da Genova a Chioggia a me hanno chiesto 5.000 euro. Quindi la barca a vela va portata via mare, se avete budget ridotto. Allora concorderete col marina una finestra di tempo di 1 mese, 2 mesi, dipende dai lavori da fare, che vi consentono di fare quel refit che la porti ad accendersi prima il motore e a girare bene, a raffreddare bene, quindi cambiare la girante, pulire bene tutto il motore, cambiare l'olio vecchio totalmente, rifare tutto l'impianto elettrico perché si è seccato. E vi servirà 1 mese, 2 mesi. Concordate una finestra col marina che ha tutto l'interesse per mandarvi via e chiedete: mi serve 1 mese di tempo, quanto me lo fai pagare? Perché di solito i marina non lo fanno, ti danno 6 mesi, 6 mesi, ma loro vorranno smaltire la barca e ve lo faranno. 200-300 euro, mettetele via per quella finestra di tempo. 300 euro al mese, se saranno 2 saranno 600, se saranno 3 mesi l'accordo crollerà e dovrete pagare tutto l'anno. 3.500, 4.000, 5.000 euro, dipende dove avete acquistato la barca. Quindi concordate una finestra di tempo, portatevi un esperto meccanico, qualcuno che vi dica: per questo ci vorranno 60 giorni di tempo, e avrete una finestra di tempo. Questa è un'altra importantissima condizione. Ma non firmate il contratto se non avete da portare la barca. Dove la portate? In giardino? Una barca a vela in giardino vi rimane là in giardino per tutta la vita. Quindi preoccupatevi dove portare la barca, dovete prenotare un posto barca. Quindi, prima cosa, prima di firmare il contratto, e non lo firmate se non l'avete trovato, un posto dove portare la barca, un posto barca decentrato. Per questo, già dalla prossima settimana partirò per un'esperienza incredibile e farò un video di tutti i marina italiani più accessibili. Una guida che premierà chi si è iscritto al canale. Tutti voi, insomma. Potete spuntarla, ragazzi, perché mediamente un posto barca in Italia sul mare costa dai 2,5 diciamo ai 9.000, 12.000 euro. Ma voi volete spendere meno. Quindi girate. Io girando così ho trovato dei posti barca nei fiumi, nei canali, dentro il Sile, per intenderci a Jesolo, nei canali di Chioggia, a 900, 1000, 1200 euro l'anno con luce e acqua. Ci sono, quindi ce la potete fare. Quindi avete comprato una barca a budget limitato, è vero, ma avete trovato un posto barca che vi costerà 1.100 euro l'anno, che sono 90 euro al mese, ragazzi, è niente. 90 euro al mese è quello che si paga qua per un garage. Quindi si può fare, ve lo dimostrerò. A questo punto ci siamo. Sopralluogo per il posto barca. Giorgio quando va a prendere un posto barca nuovo.
Eccolo qui. Sono venuto a vedere il mio posto barca, soprattutto a vedere cosa manca nel mio posto barca. Comunque devo acquistare sicuramente le molle, perché a pegli le lascio lì. Non si sa mai che debba tornare lì. Incredibile quante barche si possano mettere in uno spazio del genere. Andiamo a vedere il mio posto barca come è messo, ok? Ecco, vedete, questo è il mio. Mi stavo già iniziando a preoccupare perché pensavo di essere l'unico 30 piedi e che magari non siano posti di 8 metri, no, ci sono altri 2 30 piedi qua. Sono 5 vele nella mia via, diciamo, d'acqua nel mio canale. Che bello, eh! Qua farò un discreto periodo, per tutto il periodo che mi metteranno a posto la barca in quel cantiere là. Adesso ve lo faccio vedere. Ci sono delle barche a secca che fanno paura, ma ci sono degli yacht da paura, guardate. Cioè, io ne ho visti yacht grossi, però questi sono spaziali. Spaziali, spaziali, spaziali. Che ho dei vicini un po' particolari. Ma la vedete? È larga 7 metri. Vi conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metri di larghezza, troppo bella. Quella lì è bella. Insomma, un po' particolare come posto. Giorgio il mare, umile Giorgio il mare in mezzo a sti yacht. Che cazzo ci c'entro? Che cazzo ci c'entra? E poi dentro questo porto c'è il lido. Vedete là la mettono a secca la mia barca. Vedete? Questa è la colonnina, la corrente, ma l'acqua? Porto turistico pazzesco, il clima è pazzesco, l'ambiente è pazzesco, è già estate, è già vita qua. Guardate che figata. Tutto quel muraglione. Lavagna, famosissima lavagna. E così ho voluto che fosse questo il mio primo punto d'approdo. Qua faccio i lavori e poi riparto da qua. Bello. Andiamo a comprare le molle e tutto quello che serve, anche se qua non mi sembra un posto dove ci sia molta risacca, anzi è calmissimo. Si può fare, ma non è finita qui. Dovete trovarvi un posto a secco dove fare i lavori, perché mettere la barca a secco in un cantiere, costi d'alaggio, beh, quelli sono fissi. Costi di varo, beh, quelli sono fissi. Però potete farvi voi i lavori, ma nei cantieri è proibito, è vietato. Ed è anche giusto che sia così. Se vi fate male durante questi lavori, è responsabilità di chi ha il cantiere, quindi non vi faranno lavorare nei cantieri ed è giusto che sia così. Ma nessuno può impedirvi di lavorare se vi affittate un posto a secco, adiacente al mare, dove farvi i lavori. Perché io l'ho fatto, perché io avevo budget limitato e ho fatto questo, ho affittato un posto a secco, adiacente al mare, va bene? Dove mi potevo fare tutti i lavori, antivegetativo, la carena, l'impianto elettrico. E quanto mi costa? Scegliete voi una località dove c'è un posto di mare decentrato, una laguna, l'inserzione di un fiume dove c'è ancora pescaggio e affittate un terreno, 100, 150, 200 euro al mese e ancora vi conviene, ragazzi. Quindi ragazzi ci siamo, barca bella da restaurare, comprata. Posto barca, affittato. Terreno adiacente al mare per fare i lavori, affittato. Siete a cavallo, siete in gioco, perché quei soldi non li avete ancora spesi. Avete dato cauzioni,
avete affittato il mese, magari 3 mesi anticipati, avete la finestra, avete acquistato la barca. Quindi i soldi sì, saranno 10.000 euro, ma saranno dilazionati nell'anno. Non li sentirete più di tanto. Per adesso vediamo com'è la vita durante questi lavori e state scoprendo in che modo sia cambiata la vostra vita. Che persone coinvolgerete e cosa succederà nella vostra vita. Andiamo a vedere. E da Giorgio il Mare oggi mi aiutano i miei figli, Acio e Arianna, e direi che Arianna è un'ottima levigatrice, se non c'è già levigata tutte le mani. Impressioni? Impressioni? Cosa vuol dire? Ho capito. Ho stoppato! Non hai Sì, stoppato. cosa vuol Gira. dire? Ho stoppato! Non hai stoppato. Impressioni, cosa ne pensi di quello che hai fatto? Volevamo augurare buonanotte a tutti, il più bel letto è quello di Arianna. Buonanotte. Dai, no, non rifaccio. Buonanotte. Accio, buonanotte a tutti. Buonanotte. È un piacere augurarvi una grandissima bella notte dalla prima notte in barca dell'anno. Mi carica tantissimo. Lei che sei più preciso di me. Ed eccoci qui. Barca, a mio parere, vuol dire anche questo, famiglia. E in una barca, in un camper, si vive a stretto contatto. Ho sentito i miei cuccioli da tanto tempo che non li sentivo così vicini, anche perché c'era freddo, e ci siamo accoccolati. Se ami la vita, fatti una barca vera. Ci sono anche in regalo, le trovi anche in regalo. Basta che ti sobbarchi la voglia di fare, di lavorare sulla barca, di arrangiarti, insomma, perché questo, fare un lavoro con la tua famiglia, lavorare sulla tua barca, dormire sulla tua barca, io credo che sia il vero profumo della vita. Non ho mai più vissuto i miei figli così intimamente come quando avevo il camper, non ho mai vissuto la mia famiglia così intimamente come quando avevo la barca, non ho mai vissuto i miei amici così intimamente come quando avevo la barca. È una cosa diversa dalla vita normale, è un altro mondo, è quello che mi fa brillare gli occhi, è quello che mi fa fare questi video, è quello che mi porta a trasmettere questa passione, a voler trasmettere con tutto me stesso questa passione. Sembri Dave Marciano. Sembro Dave Marciano, stavamo parlando del programma Lupi di Mare, quello che si vede su D-Max mi sembra, Esatto. no? E ci riconosciamo un po' in queste persone, ultra quarantenni, non ancora cinquantenni, però persone che... Allora, quando tu sei su una barca, quello che senti, quello che percepisci è il fatto che non vorresti in quel momento essere da nessun'altra parte al mondo. Cioè, almeno questo capita a me, forse per questo il canale Giorgio il Mare. In questo momento che sono a prua di Semket con i miei migliori amici, diciamo, la sensazione che prova un uomo è di gioia, di felicità, è il fatto che in questo momento, ve lo dico sinceramente, non vorrei essere in nessun altro posto del mondo. E questo secondo me è quel ricamo che nella vita ogni uomo cerca per rendere la sua vita speciale e per rendere la propria vita non banale. Aver conosciuto almeno una volta quella sensazione di non voler essere in quel momento in nessun altro posto del mondo. Quindi sì, la vostra vita cambia e arriverà il giorno che vi troverete a dormire la vostra prima notte in mare.
e sarà emozionante. Ci sarà stato il varo, molto emozionante, quando rimetterete la vostra barca in acqua, perché lì sarà nato un velista. Ma la vostra prima notte in barca è il vostro primo risveglio col vostro amico, con la vostra famiglia in barca, sarà una condizione trascendentale, ancestrale. Sarà un imprinting, sarà una genesi, sarà una nuova nascita, non riesco a trovare altre parole per definirla. Eccomi. Sono colazione, sono le 8, 7:30, 7:40 del mattino. Mamma mia, che cazzo faccio? E da Giorgio l'epiglotide, buongiorno. Mamma mia. Ho dormito abbastanza bene. Giorgio e il Bargiglio, non so che cosa mi è venuto qua, mamma mia. Un mega brufolazzo. Ci alziamo per colazione, sono cotto, però ho dormito bene. Un tempo di merda. È un tempo di merda. La mia prima notte su Semket. Là c'è Manuel. Buongiorno Manuel. Bonjour, da Manuel il Gozzo. Stiamo lamentando il fatto che con l'età che avanza Sono indecente. abbiamo, diciamo, delle mutazioni genetiche, Vero. fisico-genetiche al corpo. Scienza sotto la gola. Faccio un esempio, ieri mi sono fatto una foto, mi ha fatto una foto Manuel sulla mia Semket. Ve la faccio vedere e da lì, diciamo, ci siamo accorti di quanto... ecco, la linea della mascella non esiste più. Accede. Sembra una lana golia che ha ingoiato un mamba dal collare e lo sta deglutendo. Cioè mi si è gonfiato proprio, Poi Manuel mi ha chiesto, ma perché ogni volta che vado a urinare faccio 45 minuti? Cioè abbiamo la prostatite, dei bargigli che ci stanno crescendo vicino al collo, Veramente. pesiamo in due come Semkat. Che brutta roba la vecchiaia. Che brutta roba la vecchiaia, ma quando poi, insomma, siamo qui, ritorniamo bambini per fortuna. Bambini col collo. Se mi sentite un po' così, colazia, succo d'arancia e brioche, classic. Buon. Sì. Il tempo è così, però non c'è freddo. Scusate il disordine che c'è qua, ma siamo venuti qua per lavorare, Sì. Adesso lo finisco. Così ci si sveglia la mattina. Così ci si sveglia la mattina, ragazzi, mamma mia. Là c'è la Sardegna e la Corsica. Se il buongiorno si vede dal mattino, questo gennaio, no, è bellissimo, dai raga, è bellissimo. Se mi levi le tue escrescenze rettali dal viso, sto meglio. Sì, veramente. Non abbiate paura di essere giudicati. Io mi sono messo in gioco facendo dei video, senza aver nessuna competenza sulla nomenclatura. Mi hanno distrutto, non me ne fregava niente. Vi ho detto, è più facile criticare che creare. E io ho sempre creato da quando ero bambino. E non ho mai criticato. Perché creo. Quindi non me ne frega niente se vi diranno sei inesperto, non me ne frega niente se farete brutta figura, non me ne frega niente. Ma cos'è? Ma come faccio ad andare? Come faccio a andare controvento? Non riesco a capire la bolina stretta, la bolina larga. Lo capirete, chiedete, lo capirete in mare. Portate con voi persone magari che sanno, salite a bordo di persone che sanno, fatevi ospitare sulle altre barche, è una meraviglia, è bellissimo. Piano piano, gradualmente crescerete, imparerete. E poi in questo mondo
Quelli che criticano poi, figuriamoci, spesso hanno la barca ferma in Darsena per anni. Ci sono persone che seguono questo canale, che fanno il giro del mondo. Non faccio nomi per rispetto, ma che mi spronano ad andare avanti. Veri velisti. Ci saranno interviste con le persone di mare, ci sarà di tutto. Molte persone mi chiamano: Giorgio, sono in questa marina, mi vieni a trovare? Facciamo un video della mia barca? Ma certo ragazzi, piacciono tantissimo questi video. I miei video di maggior successo, 40-50.000 visualizzazioni, sono proprio a fronte di questo. Faccio vedere barche a umili, di amici umili come me, che però sono dei sogni galleggianti per come se le sono personalizzate, per come le hanno realizzate, per come ci sono arrivate a quel punto. Sono storie bellissime da raccontare. E quindi chiamatemi: avete una barca da vendere? Volete farla vedere dentro? Sì, arrivo con la barca, ormeggio nel vostro marina e facciamo un video della vostra barca. Sto pianificando un giro pazzesco, sto contattando tutti i marina, mi stanno aspettando. Per loro, capirete, è molta pubblicità. Questo canale è visto, siamo 10.500 persone, ma 10.500 persone indicizzate, tutte quante con lo stesso pensiero, tutte quante con la stessa ambizione. Quindi siamo forti, siamo un popolo forte. Vi piace? Vi fidate di me? Allora seguite questa mia nuova guida, la guida di marina, la guida dei lavori. Mi sono arrivati dei nuovi pacchi, del materiale, gentilmente offerto da delle aziende che mi stanno seguendo, e vi farò vedere i nuovi upgrade che faccio alla mia barca. Passo passo. È una cosa bellissima. YouTube è una cosa bellissima. Sono drogato di YouTube, ragazzi. È la nuova televisione, perché la fate voi, con i vostri commenti, con le vostre domande, con le vostre esigenze. Non è più monomandataria la TV. Questa è un'altra cosa. Il tubo, YouTube, vi dà quello che volete. Se non lo volete skippate, trovate qualcosa di più adatto a voi. Se vi piace Giorgio, seguitelo. Se non vi piace, uscite. E potete farlo anche mandandolo a quel paese. Meglio di così, più democratico di così. YouTube è una figata e l'ho scoperto adesso, alla soglia dei 50. Peccato, perché se l'avessi scoperto a 30 anni, ragazzi, ma chi se ne frega. Ho amici di 75, di 77 anni che stanno navigando in questo momento. Abbiamo ancora un margine lunghissimo e la barca a vela vi rende giovani. È fantastico tutto questo, ragazzi. Quindi andiamo, dai, andiamo. Salite con me, cliccate su quel iscriviti al canale, mettetemi il commento, ditemi chi siete, ditemi cosa volete, ditemi che video volete, ditemi che consiglio volete all'acquisto di questa barca. Io ci sono, ma parlate con la gente, ho risposto a tutti, migliaia di mail, migliaia di consigli. Nel mio limite, ragazzi, sono un autodidatta spudorato, completo, ho fatto tutto da solo nella mia vita, tutto. Quindi nel mio limite vi consiglio sulle mie nuove esperienze, sulle barche acquistate, le mie nuove barche, niente di più, niente di più. Ciao da Giorgio, voi e il mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.